sconosciuti da Heavy Metal Heaven. Dopo un po' di assenza sia dalle top 10 che di questa serie, oggi torniamo a proporti 10 band tanto sconosciute quanto secondo noi meritevoli. Maggio 2024. In quella data sul nostro canale abbiamo pubblicato la terza parte della nostra serie sulle band poco famose ma grandiose, che puoi trovare nella playlist qui sopra. L'idea era di farne una quarta nell'autunno scorso, ma per varie ragioni non è stato possibile. Col nuovo anno però abbiamo deciso che da allora era passato troppo tempo, e così eccoci di nuovo qui per farti conoscere altre band meritevoli di cui però potresti non aver mai sentito parlare. Vista la distanza temporale, un piccolo reminder delle regole di queste classifiche. Al suo interno i gruppi sono elencati secondo il rapporto qualità-anonimato. I gruppi più in alto in classifica sono quelli meno famosi, ma anche il valore musicale viene contato. Il che, come abbiamo sempre ripetuto, rende questa serie del tutto soggettiva relativa ai nostri gusti personali. Detto ciò, non ci resta che il solito avvertimento. Se hai fretta o preferisci non seguire l'intera top 10 passo per passo, puoi trovare qui in alto una playlist con una canzone a testa per i gruppi presenti in classifica. La stessa è poi presente sia qui sotto in descrizione sia alla fine del video. Detto questo, via a questa nuova infornata di bei gruppi sconosciuti. Come sempre le ultime posizioni sono dedicate a band con una loro certa fama. Per esempio, forse qualcuno che bazzica la moderna scena heavy metal potrebbe conoscere i Traveler. Fresco di rottura all'inizio di quest'anno, in precedenza questo ensemble americano-canadese è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio tra i fan del suo genere, con i suoi 3 album in rapida serie dal 2019 a oggi. Ad animarli è sempre stato un metal molto tradizionale ma al tempo stesso fresco e ispirato, nonché mai derivativo come quello di troppi colleghi. Insomma, parliamo di una band da scoprire anche ora che purtroppo non esiste più. Anche la band al nono posto ha goduto, almeno a livello locale, di una sua celebrità, ma infinitamente minore di quella che avrebbe meritato. Stiamo parlando degli anconetani Infernal Poetry. Anch'essi sciolti da tempo dopo 4 splendidi dischi, il loro originale mix di technical death, progressive deathcore è tutt'altro che all'insegna dell'essere strumentale. Al contrario, le atmosfere malate e schizofreniche dei marchigiani sono uniche nel loro genere. Un altro motivo per ritenere un peccato il fatto che non siano universalmente riconosciuti e amati. Torniamo al metal più classico con l'ottava piazza, occupata però da un gruppo molto meno famoso dei precedenti, come gli Stygian Fail. Se segui Heavy Metal Heaven con attenzione e da tempo, può essere che tu li conosca, ma altrimenti ne dubitiamo. Un peccato visto che questi svedesi dal 2013 a oggi stanno portando avanti una carriera più che dignitosa, basata su un metal classico dalle influenze spesso hard, doom ed epic. È una carriera in continua crescita. Per ora manca solo il capolavoro, per questo li mettiamo così in basso. Ma il valore musicale, la costanza e la bravura non si discutono. Al settimo posto troviamo quindi i Blind Warrior da Bologna. Sin dal nome non è difficile capire che il loro focus stilistico è sul black metal, nel loro caso moderno, atmosferico ed epico. Animal EP e il full length che sono tutta la produzione della carriera degli emiliani, il che è un peccato. In entrambi si sentiva un ottimo talento. Un talento in parte preservato per fortuna, visto che tutti gli ex-membri sono ancora attivi nella scena locale. Nel black metal, seppur molto più particolare, occupa anche la sesta piazza, quella dei prolifici Second Sun dalla Russia. Il loro black metal, unito a influenze avanguardistiche, post e persino groove metal, oltre che di tanti altri generi, è qualcosa di molto originale e funziona alla grande soprattutto nel capolavoro totale The Black del 2018. E se non sempre il gruppo è riuscito a proporsi sugli stessi livelli di qualità, il che spiega il suo non essere più in alto, la sua bravura rimane comunque indubbia. Per la quinta posizione torniamo dalle nostre parti, più o meno, visto che i Verde Lauro sono un progetto italo-svizzero. Nati con l'ammirevole scopo di coniugare un power metal sinfonico e progressivo con le poesie di Petrarca, unica ispirazione per i testi, lo ha fatto così bene nel primo album, Son Animali al Mondo, avremmo voluto fare una retrospettiva underground. L'unico limite è che non c'è una vera data d'uscita, sappiamo solo che nel 2025 sono 10 anni esatti. Un vero peccato considerando la qualità del lavoro. Così alta che se il progetto non è più alto in classifica, è solo colpa della presenza al suo interno di musicisti più famosi in altri contesti, come Alessandro Del Vecchio, Pier Gonella, Roberto Tiranti e molti altri. Ai piedi del podio si trova quindi un'altra vecchia conoscenza di Heavy Metal Heaven, ossia il progetto belga Stigmord.
Ne abbiamo seguito in pratica l'intera carriera, per ora composta da un EP e un full length, animati da un suono molto portato verso la ricerca sonora che parte dal progressive e gli aggiunge groove, doom, post-metal e altro. Un suono peraltro strumentale al 100%, ma che non ha bisogno di parole per esprimere al meglio ciò che il mastermind Martin Dumaine ha da dire, nonché il suo grande talento. Come dicevamo parlando dei Bland Vargar, è una fortuna che gli ex membri siano ancora attivi. Uno tra essi, tra l'altro, Claudio Troise, trova di nuovo spazio al terzo posto come membro degli Assumption. Siamo stavolta in territori death funeral doom non innovativo, pur avendo comunque una sua buona personalità. Ed è quanto basta. Questo progetto con musicisti da diverse parti d'Italia sa interpretare questo suono in una maniera splendida, con un'oscurità pesante e alienante ai massimi livelli. Parliamo insomma di un talento raro, che dispiace sia così sottovalutato e poco conosciuto. Sul gradino di mezzo di un podio per il resto molto basato sul metal oscuro ed estremo, troviamo invece una band molto melodica, come i polacchi Arthrosis. Il gothic metal sarà anche l'evoluzione del death doom, ma nelle mani della band diventa calmo, sognante, atmosferico. Il tutto per una carriera che va avanti dal 1995 e che ha regalato 12 full length, di cui molti nella lingua madre. Ciò non ha aiutato di sicuro la fama di un gruppo che però meriterebbe un riconoscimento ben migliore. Se tutte le band presenti in questa classifica hanno prodotto grandi album, in questo caso per la scelta per la medaglia d'oro non abbiamo avuto dubbi. Senza farla troppo lunga, per questa tornata di band fantastiche che probabilmente non conosci, il primo posto va ai Naga. Provenienti da Napoli, hanno trovato quasi subito la loro dimensione musicale, fatto di uno sludge metal di grandissimo impatto, feroce, nichilista, venato di black. Il loro esordio, N, è stato così bello che gli abbiamo dedicato una retrospettiva underground giusto l'anno scorso, per i suoi 10 anni, se vuoi la trovi qua su in alto. Ma anche il resto della produzione del gruppo merita davvero. Per chi ama il genere, un gruppo da scoprire e venerare. È quasi disturbante vedere quanto poco rispetto al loro valore i campani siano conosciuti. Per stavolta è tutto. Conoscevi qualcuno di questi gruppi oppure ne hai altri da consigliarci per il proseguio della serie? Faccelo sapere nei commenti. In ogni caso, se il video ti è piaciuto ti invitiamo a mettere like, condividerlo e ascoltare la playlist dedicata. Puoi anche iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link ai nostri profili qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!